Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi insieme realizzeremo questa borsa con i materiali della Filati 3 Sfere. Nel box informazioni troverete i link dettagliati di ogni prodotto e qui, come vedete sullo schermo, la specifica dei materiali. Andiamo a vedere un po' più da vicino i dettagli di questa borsa. La lavorazione di questa borsa sarà un punto fantasia, realizzato con dei gruppi di maglie alte. Come potete vedere, questi gruppi si alterneranno per una riga verso destra e per l'altra verso sinistra, creando questo motivo molto particolare. Per questo tipo di lavorazione è necessario un multiplo di 4. Il fondo della borsa è stato realizzato sempre con il cordino con delle righe di maglie basse, quindi giri di andata e ritorno. Io ho sviluppato un fondo da 35 x 11 cm, ma chiaramente questo tipo di lavorazione vi permette di realizzare il fondo in qualsiasi misura voi preferiate. Infine ho foderato la borsa con del feltro. Per il tutorial della fodera di feltro, nel box informazioni sotto a questo tutorial troverete il link che vi spiega passo passo come potete realizzarla anche a voi. In questa maniera la fodera darà corpo alla borsa. Detto questo, adesso passiamo al tutorial. Iniziamo il nostro tutorial con uncinetto 2,5, cordino Swan Rowan e mettiamo su 65 catenelle che in centimetri corrispondono a 35 centimetri. Quindi la mia catenella, così come la vedete, corrisponde a 35 centimetri. Adesso io mi trovo, vedete, in questa maniera, non faccio altro che entrare in ogni punto e lavorare una maglia bassa. Quindi entriamo, vedete, in ogni punto e lavoriamo una maglia bassa. Questo cordino rimane abbastanza stabile perché non è elastico. Non essendo elastico, la lavorazione viene tesa. Quindi proseguiamo lavorando una maglia bassa in ogni catenella fino ad arrivare alla fine. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto, io non realizzo la catenella per girare il lavoro, semplicemente, vedete, giro il lavoro in questa maniera qui, tiro leggermente, vedete, ed entro subito nel punto dove ho l'uncinetto, in questa maniera qui, e lavoro la mia maglia bassa, quindi la prima della seconda riga. Adesso in ogni punto, vedete, prendendo entrambe le asole, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. Quindi una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine della riga. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto è semplice individuare l'ultimo punto in questa maniera qui e lavoriamo l'ultima maglia bassa per questa riga. Di nuovo, vedete, io giro il mio lavoro senza fare la catenella, questo perché facilita le principianti che inizialmente possono confondersi. Entro proprio nel punto subito, vedete, dove ho l'uncinetto e lavoro un'altra maglia bassa. E adesso il lavoro va a proseguire lavorando una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare ovviamente alla larghezza che noi preferiamo. Io adesso vado a proseguire quindi con giri di andata e ritorno e poi vi dico quante righe ho realizzato. Andate a proseguire anche voi. Ho proseguito, come potete vedere, per un totale di 24 righe in altezza. Il mio fondo a questo punto, con uncinetto 2,5 e Swan Black Rowan, misurerà 35 cm per 11 di altezza. Adesso andiamo a proseguire lavorando un giro tutto intorno al nostro fondo fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quindi io, vedete, mi trovo in questa maniera qui, entro nello stesso punto, vedete, per girare, quindi qui ho l'ultima maglia bassa della riga, entro di nuovo e lavoro una maglia bassa. Adesso, vedete, entro nel punto dopo e lavoro una maglia bassa. Quindi in ogni riga vado a lavorare una maglia bassa.
vedete, allarghiamo un po' la lavorazione se abbiamo delle difficoltà a individuare i punti. Quindi io allargo, vedete, in questa maniera qui per capire il punto, quindi la riga dove devo andare a lavorare. Entriamo e lavoriamo la maglia. Allargando, vedete, la lavorazione è più semplice per noi individuare il punto dove entrare. Chiaramente dovete capire che ogni riga che abbiamo realizzato nei lati avrà una maglia bassa. Quindi qui vedete ci sono due righe, uno e qui un'altra, e quindi lavoro un'altra maglia bassa. Anche qui abbiamo due righe, quindi una maglia bassa in questa e un'altra maglia, vedete, nella prossima riga. E vado a proseguire fino ad arrivare nell'angolo. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo sarebbe la prima, vedete, maglia bassa della riga. Io qui ho lavorato l'ultimo punto, vedete, per questa riga. Questa è la riga dove ho già le maglie basse, quindi entro in questo punto, in questa maniera qui, e lavoro la prima maglia bassa e ne lavoro un'altra per girare. Quindi due maglie basse sempre nell'angolo. E adesso è semplice, vedete, riusciamo a individuare bene i punti. Entriamo in ogni punto e lavoriamo una maglia bassa. Quindi andate a proseguire lavorando tutte maglie basse. Di nuovo, quando arriviamo, vedete, nell'angolo lavoreremo due maglie basse, giriamo una maglia bassa in ogni riga corrispondente e poi vedete nell'angolo avremo di nuovo le maglie basse e andiamo a lavorare tutte maglie basse. Quindi andiamo a completare praticamente l'intero perimetro del nostro fondo. Quando completo, vedete, l'intero giro, quindi vedete dove ho iniziato vado a terminare, io qui ho le due maglie basse nello stesso punto. Taglio il mio filo. Potete anche non tagliare il filo, io preferisco perché poi inizio la lavorazione nei lati della borsa. Tagliato il mio filo, salto, vedete, un punto, entro in quello dopo e vado a ricreare ovviamente il punto, così non si vede nessuno scalino. E poi entriamo al centro, così. E abbiamo chiuso, vedete, la lavorazione. Ovviamente entriamo all'interno e nascondiamo sempre il filo al medio, quanto più possiamo nasconderlo. Tagliamo il filo in eccesso e poi con un accendino lo andiamo a saldare così all'interno, vedete che non si vedrà. A questo punto, una volta che il nostro fondo, vedete, è pronto e ha tutte le nostre maglie basse intorno, andiamo ad iniziare la lavorazione. Ovviamente prima di iniziare la lavorazione, siccome io voglio fare una fodera rigida, vado a tagliare la stessa misura del mio fondo, vado a tagliare un pannello di feltro. Quindi prima di andare a proseguire per la lavorazione, andate a tagliare già la base del vostro fondo. Questa lavorazione richiede un multiplo di 4. Adesso io sul mio fondo ho un totale di 176 maglie basse, quindi se avete lavorato correttamente avrete le stesse mie maglie. Adesso iniziamo la nostra lavorazione dal centro del nostro fondo, quindi io al centro del fondo, quindi questo vedete è il rovescio, sulla parte dritta entro e inizio ad agganciarmi al centro. E lavoro 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle che saranno la prima maglia bassa. Adesso filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo vedete nello stesso punto filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo nello stesso punto e lavoriamo un'altra maglia alta in questa maniera qui. Adesso saltiamo 1, 2 e 3 e nel quarto punto, quindi vedete qui è dove ho lavorato, salto 1, 2, 3 e nel quarto punto da capo lavoro 1, 2 e 3 catenelle,
3 maglie alte, scusate, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta nello stesso punto. Ecco, vedete come si presentano i punti. Adesso saltiamo di nuovo 3 maglie basse, lavoriamo la prima maglia alta, altre 2 maglie alte, vedete, nello stesso punto, quindi 3 maglie alte totali, 2 e 3, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta nello stesso punto. Arriviamo, vedete, nell'angolo, dobbiamo saltare sempre 1, 2, 3, vedete, maglie, filo sull'uncinetto e nella quarta di nuovo da capo lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2, 2 e 3 maglie alte, di nuovo 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto, e così dovrà essere l'intera riga di lavorazione. Vedete, l'intera riga sarà lavorata in questa maniera qui. Quindi di nuovo saltate sempre 3 punti, quindi 3 maglie basse, nella quarta lavorate 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Se abbiamo lavorato, vedete, correttamente, arriviamo alla fine della lavorazione che abbiamo 7 punti, quindi io vado a proseguire, vedete, ho realizzato un modulo, salto sempre 1, 2, 3, nel quarto lavoro sempre le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta nello stesso punto. Adesso qui vedete abbiamo 1, 2 e 3 maglie basse. Andiamo a chiudere la lavorazione sulla terza catenella, quindi sulla prima maglia alta da 3 catenelle, e chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso per la nostra lavorazione, invece di andare a lavorare in tondo, ogni volta noi dobbiamo girare il nostro lavoro. Quindi io giro, vedete, faccio prima una catenella, giro il lavoro ed entro all'interno del primo spazio. Questo spazio qui vedete subito alla mia destra. Entriamo quindi, vedete, nello spazio, realizzo una maglia bassissima e inizio da capo la lavorazione, quindi 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoro altre 2 maglie alte, perché la prima sarà da 3 catenelle, quindi 2 e 3 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle e una maglia alta all'interno dello spazio. Adesso lavoreremo sempre negli spazi da 2 catenelle, vedete? Quindi di nuovo nel prossimo spazio entriamo all'interno, lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e un'altra maglia alta sempre all'interno dello spazio. E di nuovo vedete qui ho un altro spazio, vi faccio vedere un'ultima volta prima di proseguire. Entro, lavoro le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta all'interno dello spazio. Quindi adesso andate a proseguire, vedete, in ogni spazio che si è formato da 2 catenelle, senza sbagliare, non vi confondete, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo spazio, filo sull'uncinetto e lavoro di nuovo il modulo da 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta. Adesso dove ho la terza catenella chiudo, vedete, a maglia bassissima come abbiamo fatto per l'altra riga, quindi entriamo,
chiudiamo, vedete, a maglia bassissima, una catenella e di nuovo, guardate, giriamo il nostro lavoro ed entriamo subito nel primo spazio a maglia bassissima in questa maniera qui, e di nuovo iniziamo da capo. 1, 2 e 3 catenelle, lavoriamo altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta nello stesso spazio. Adesso quindi in ogni spazio vedete che si è creato filo sull'uncinetto e lavoriamo sempre lo stesso modulo, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi andate a proseguire, vedete, in ogni spazio da 2 catenelle, lavorando sempre lo stesso modulo senza confondervi, quindi nello spazio da 2 catenelle, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando vedete abbiamo completato l'ultimo spazio della riga, di nuovo andiamo a chiudere la nostra lavorazione sulla terza catenella, quindi la chiusura sarà sempre identica, quindi la lavorazione, vedete, è sempre la stessa. Chiudiamo a maglia bassissima, una catenella e giriamo di nuovo il nostro lavoro, quindi è importante girare sempre il lavoro. Di nuovo vedete abbiamo subito lo spazio qui, una maglia bassissima e di nuovo 1, 2 e 3, che sarà la prima maglia alta, e all'interno dello spazio lavoriamo altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Chiaramente mentre lavorate, se vedete che realizzando 2 catenelle la borsa vi viene troppo larga, potete anche realizzarne solo una, quindi filo sull'uncinetto dopo le catenelle e di nuovo una maglia alta. Quindi adesso la lavorazione sarà sempre la stessa, ogni volta che andiamo a completare la riga andiamo a chiudere a maglia bassissima e giriamo sempre il lavoro. Perché giriamo il lavoro? Perché quando giriamo il lavoro, vedete, si crea questa lavorazione, quindi avremo il gruppo da 3 che va verso destra, poi va verso sinistra, poi verso destra, creando questa lavorazione particolare. Quindi andate a proseguire sempre lavorando in ogni gruppo. Ops, è scappata. In ogni gruppo, vedete, da 2 catenelle, non vi confondete, lavorate qua perché altrimenti ovviamente la lavorazione verrà in maniera diversa. Dovete sempre lavorare, vedete, nello spazio da 1 o 2 catenelle, dipende poi dal filato che state usando ma anche dalla manualità. Ogni volta, vedete, in ogni spazio da 2 catenelle entriamo e lavoriamo e saltiamo questo spazio, questo non va lavorato. Quindi adesso vado a proseguire, vedete, vi faccio vedere che la borsa si sta alzando in questa maniera qui. Quindi guardate bene se 2 catenelle non sono troppe, se sono troppe vedete che la borsa è troppo larga, riducete di una catenella. Ovviamente dovrà essere fatto dall'inizio del lavoro, quindi già dall'inizio del lavoro dovete ridurre di una catenella. Io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Quindi come potete vedere io ho proseguito per un totale di 27 righe che in centimetri sono 30, quindi 30 centimetri di altezza per 27 righe. Adesso a questo punto vado a concludere l'ultima riga di lavorazione che sarà una maglia bassa. Realizzo una catenella, vedete, e qui metto un marcapunti perché così i principianti individuano subito il punto. Adesso entro, vedete, in ogni punto e realizzo una maglia bassa. Quindi qui ho, vedete, le 3 dove ho fatto la catenella e un punto, una maglia bassa, un'altra maglia bassa. Qui ho, vedete, la catenella che salto, quindi non lavoro nella catenella, ma lavoro una maglia bassa, vedete, quello dopo. Di nuovo, vedete, io qui ho 3 maglie alte, quindi entro nella prima e lavoro una maglia bassa. Entro nella seconda e lavoro una maglia bassa. Entro nella terza, lavoro una maglia bassa, salto, vedete, la catenella ed entro in quello dopo.
così il bordo viene più dritto. A me interessa questo particolare. Di nuovo vedete ho le 3 maglie alte, entro all'interno, lavoro una maglia bassa, nel prossimo una maglia bassa, nel prossimo una maglia bassa, salto, vedete la catenella non la lavoro, entro in quello dopo. Quindi adesso andate a completare questo giro di maglie basse in questa maniera fino al marcapunti. Quando arrivo, vedete dove ho il marcapunti, taglio il filo, uso un ago a punta tonda, tolgo il marcapunti, dove ho, vedete, la catenella dove avevo il marcapunti, salto questo punto e vado in quello dopo, vedete, quindi salto questo, vado in quello dopo da dietro, in questa maniera qui, e vado a chiudere la lavorazione. Quindi mi trovo così, entro al centro della lavorazione ed entro all'interno del filato, in questa maniera, e quindi vedete che ho chiuso la lavorazione. Adesso vado all'interno, ovviamente vado a nascondere il filo bene bene, quindi andiamo sempre a nascondere i nostri fili all'interno, e poi andiamo a saldare con accendino. Quindi il nostro punto, eccolo qua, vedete, ecco qui che non si noterà nessuno scalino. Adesso andiamo a realizzare i manici. Realizzeremo dei semplici manici piatti, andiamo a mettere su 2, 4, 6 catenelle, entriamo, vedete, nel punto subito dopo e iniziamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella, in ogni punto una maglia bassa. Adesso giro il mio lavoro, vedete, entro nel punto subito dove ho l'uncinetto e inizio a lavorare di nuovo una maglia bassa in ogni punto. Quindi in ogni punto, vedete, lavoriamo una maglia bassa prendendo sempre entrambe le asole. E di nuovo, vedete, nell'ultimo punto. Giriamo di nuovo il nostro lavoro, vedete, e nel primo punto subito dove ho l'uncinetto lavoro la prima maglia bassa. E non facciamo altro che andare a proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare ad un'altezza ovviamente che preferiamo. Io vado a proseguire fino ad avere un'altezza di circa 60 centimetri. Quindi andate a proseguire, ovviamente ne realizziamo 2. Una volta vedete che io ho completato entrambi i manici, vado a fissarli direttamente alla fodera. Per il tutorial della fodera, nel box informazioni sotto a questo tutorial vi metto il link per eseguire una fodera con il feltro. Vedete il feltro da 3 mm, ma anche 2 mm va bene. Io vado a cucire direttamente alla fodera, non solo perché i manici si mantengono più stabili, ma anche perché prendere la misura, vedete, è molto semplice. Io ho calcolato 10 cm dal bordo e ho fissato, vedete, il manico. Io ho fatto la stessa cosa anche di qua. La cucitura, vedete, l'ho realizzata con del filo di nylon, quindi vedete ho cucito partendo dal lato destro tutto intorno e ho bloccato, vedete, il mio manico in questa maniera qui. Potete vedere bene, così, manca solo la cucitura da questo lato. Adesso fissate ovviamente prima con uno spillino a una distanza di 10 cm, vedete, dal bordo. Mettiamo anche la nostra chiusura ovviamente centrale, che sarà molto semplice ovviamente perché prima di fissare la borsa abbiamo la possibilità di mettere anche la piastrina dietro. E adesso io vado a cucire nei lati e poi vado a fissare ovviamente all'interno la fodera della borsa. Quindi vedete, una volta che ho cucito i manici, vado ad infilare l'intera borsa all'interno della mia borsa di cordino e poi andiamo a cucire. Le cuciture verranno fatte con il filo di nylon. Io vi ho fatto vedere spesso quale filo di nylon uso, ve lo faccio rivedere. Eccolo qui.
uso un filo di nylon da 0,30 mm, anche 0,35 va bene, quindi se non trovate 0,30 anche 0,35. Adesso io vado a cucire, ovviamente a terminare la mia cucitura, e la nostra borsa sarà pronta. Sicuramente nell'anteprima ve l'ho fatta già vedere terminata, quindi vado a completare con la cucitura e la borsa sarà terminata. Una volta vedete che io ho cucito l'interno, vedete, della borsa con il filo di nylon, ovviamente la nostra borsa è terminata. Abbiamo terminato la borsa ed è pronta per essere indossata. Ecco, vedete. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Questo punto è molto particolare, vedete, visto da vicino. Vi invito a iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, così potete condividere con me le vostre creazioni. Io vi ringrazio e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.